Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la prima metà di dicembre 2022. Ok, abbiamo la carta del sole e la papessa. Wow, energia maschile e energia femminile. Interessante, devo dire. La carta del sole parla di espansione, parla di prosperità, di abbondanza, parla anche di protezione molte volte. E la carta della papessa è una carta che vi riconduce al vostro intuito, al vostro essere percettivi, ricettivi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Allora, partiamo con un 3 di bastone, la carta della morte, il mago al contrario e un fante di spade al contrario. Devo dire che questo 3 di bastoni mi dà la sensazione che qualcuno o si sia spostato o debba spostarsi, cioè sia fisicamente, quindi proprio per questioni abitative o per questioni anche lavorative. Il 3 di bastoni è quella carta che ci dice che un progetto è già iniziato e si sta lavorando per andare verso l'espansione. La carta base è il sole, eh. Il sole anche parla di prosperità, di crescita, di espansione. Sta di fatto che con questa morte c'è la necessità di lasciarsi indietro o qualche tipo di atteggiamento o qualche tipo di forma pensiero. C'è una rinascita, la carta della morte è comunque sempre indicativa del fatto che le cose stanno cambiando, si stanno rigenerando. È un po' come la Fenice, no? Che risorge dalle ceneri. In realtà, con il mago al contrario, sento che siete nella fase di passaggio, perché il mago, che è un arcano numero uno, essendo al contrario, mi dice che un po' avete paura di questo passaggio, di questo cambio. Probabilmente perché questo fante di spade è un po' come se non aveste sotto controllo la situazione, è un po' come se non foste in grado di vedere tutto nei minimi dettagli, non avete un'idea di insieme di quello che è la situazione o la relazione, ok? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro ci dicono. Ok, ne manca una. 9 di spade, 9 di coppe e il mondo. Quindi il 9 di spade in realtà mi dice che siete voi che avete un po' questa attitudine, diciamo da morte. Prendetela in modo scherzoso, nel senso che comunque il 9 di spade è una carta che ehm, mi dice che state vivendo o vivrete alcune questioni del passato che vi portano attualmente ansia. Quindi in realtà la questione in sé non c'è, sento che ve la lascerete già indietro con questa morte, ma qualcuno avrà dei pensieri su ehm, perché è andata così e se succedesse di nuovo questo e nel caso succede cosa faccio e se poi non riesco. È un'attitudine che voi avete, che fondamentalmente vi appesantisce un po', e vi dirò, avete poi un 9 di coppe, ragazzi, che parla di festeggiamenti, parla di sogno compiuto, anche la papessa è collegata ai sogni, e poi c'è la carta del mondo, che è il cambiamento positivo. La sento un po' come se questa fosse la parte, diciamo, la prima settimana di dicembre, elaborate quello che è il distacco da una situazione, lo sento, più che da una relazione. E quindi questo
porti degli scompensi, dei disequilibri a livello emotivo. Nella seconda parte della lettura in realtà sento un po' come se aveste già integrato questa fase di cambio ed è qui che poi arriva il mondo, arriva il sole e arriva la papessa. C'è comunque il 9 di coppe, quindi c'è un festeggiamento, c'è... In realtà in questo mazzo viene un po' associato agli eccessi, però ecco, diciamo che si va verso il mondo, il compimento, la riuscita, il raggiungimento dell'obiettivo o del risultato. Andiamo a vedere per i single, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Io intanto vi dico che ho già pubblicato tutti e quattro gli oroscopi per il 2023 e che trovate tutto nelle playlist. C'è anche ancora l'oroscopo dell'autunno da ascoltare se avete piacere. Ok, andiamo a vedere per i single. Abbiamo un 7 di pentacoli al contrario, la carta della forza, un 2 di pentacoli, un fante di bastoni al contrario. Interessante come i due fanti in centro stesa siano entrambi al contrario. C'è una sorta di immaturità qui, Il matto, molto bene, un 2 di spade al contrario e il mondo, wow! Ok, allora, ragazzi, giustamente avete di base la carta del sole. Quindi vi dico, c'è questa forte energia yang. Vi sento piuttosto equilibrati, se ve la devo dire tutta, perché la carta del sole è, come vi dicevo, l'energia yang, mentre maschile, mentre la papessa è l'energia yin, femminile. Quindi sento un equilibrio in questo senso, in questo prossimo periodo. Qui sento che c'è una sorta di impazienza nel fare un movimento, nel prendere una decisione, perché la carta della forza è trovare la forza morale di fare quella scelta, trovare la forza di volontà anche. E lo sento inerente alla scelta perché abbiamo comunque sopra la morte che parla sempre di decisioni e anche perché qua c'è un 2 di pentacoli che è una carta che ci parla di una persona che sta cercando di tenere in piedi due o magari anche più situazioni. La sento un po' legata non tanto a due persone, ok? Ma più a una questione dislocativa, diciamo così. Scrivetemi poi nei commenti ehm, se vi risuona. C'è un altro fante qui, come nella linea sopra. Ragazzi, sento che vi manca un po' o la fiducia o l'entusiasmo di fare questo passaggio, di fare questo cambio, anche se poi nella seconda parte della lettura avete il matto. Il matto è una carta di forte energia, di impulso, di genuinità, di giocosità, è una carta anche di fiducia, è una carta che vi dice ok, siete pronti per fare il salto ed è quello che farete. Mm? Nonostante probabilmente non vediate ancora tutto chiaro perché siete ancora sotto l'influenza di questo 9 di spade, però avere il 2 di spade al contrario ci dice già che iniziano a cadere i veli, ma in effetti avete la papessa. La papessa è colei che è in ascolto, è ricettiva, è colei che osserva e ascolta la propria coscienza. Iniziano a cascare le bende, inizia a esserci questa prendere una direzione verso il... Tenete presente che voi qui ce l'avete al contrario, ma comunque nella linea generale al dritto, quindi comunque un risultato o si avvicina o arriva. Mettiamola così. Nel caso aveste qualcuno in testa, vi dico che potrebbe non essere esattamente il tipo di persona che vi aspettate, nel senso che probabilmente questo 2 di pentacoli è proprio per valutare se iniziare una relazione con magari una persona che avete appena conosciuto, e qui vedo questo fante di bastoni, però essendo al contrario è un po' come se non vi convincesse del tutto. Ecco, c'è una sorta di immaturità in questa persona, anche se poi vedo che qualcuno deciderà di aprire il cuore e di fare il salto, ok? Però sì, perché comunque c'è anche la carta della forza, ci sarà questo passaggio.
Può essere che qualcuno inizi una nuova relazione, magari non sarà subito a livello romantico, ma sento con la carta del sole e la carta del matto, e comunque c'è anche il mondo, che potrebbe essere veramente una relazione costruttiva per voi, indipendentemente dal fatto che magari voi non siate completamente convinti. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, come si muoveranno le energie per questa prima metà di dicembre. Nove di bastoni al contrario, sette di bastoni al contrario. Oh, wow, ragazzi. 9 di coppe che era già uscito nella linea precedente. Cavaliere di pentacoli al contrario. Re di spade. Re di spade, asso di spade al contrario, temperanza al contrario. Allora, devo dire che anche qui il fatto che queste due carte siano al contrario è molto positivo, nel senso che terminano un po' quelle lotte probabilmente all'interno della relazione, termina l'esigenza di doversi difendere, di difendere i propri spazi, di dover difendere le proprie idee. Ok, il 9 di coppe, scusate, è al contrario, quindi in realtà non c'è proprio quell'idea di sogno compiuto, se vogliamo, ma è una carta che è nella lettura, quindi in qualche modo c'è bisogno di qualche cosa in più, probabilmente c'è bisogno di un nuovo inizio, di un'azione concreta in relazione al tipo di percorso che state cercando di fare insieme alla vostra persona di interesse. In effetti avere il cavaliere di pentacoli in centro lettura girato a testa in giù mi dice che le cose un po' sono ferme. Il re di spade mi fa pensare al fatto che ci sia qualcuno che segue un po' troppo rigidamente delle regole. Può essere che non ci si lasci esattamente trasportare dall'emotività, in effetti il 9 di coppe è al contrario, e che sia più una questione, un po' di calcoli, un po' di vediamo come è giusto fare e si fa indipendentemente da quello che uno sente l'esigenza di fare. L'asso di spade, al contrario, ragazzi, parla di una o mancata comunicazione o di una comunicazione superficiale. E i singoli avevano il 2 di spade, al contrario. Qui è un po' come il non vedere qualche cosa. Probabilmente questa carta, che è una carta, come vi dicevo, che in questo mazzo parla di eccessi, credo che qualcuno qui ometterà qualcosa. Mm. E questo vi dirò che avendo comunque la carta della temperanza al contrario, si farà sentire a livello emotivo. La temperanza, quando è al contrario, parla di un disequilibrio tra cuore e mente in realtà, probabilmente perché questa assenza di comunicazione, perché quando l'asso di spade al contrario parla di assenza di comunicazione ma anche di confusione mentale. Per cui non lo so, è un po' come se sentissi che le cose fossero fatte secondo le regole, mi viene da dire. Il re di spade potrebbe rappresentare voi o l'energia della vostra persona di interesse, Quindi potrebbe essere questa persona che magari diventa rigida all'interno di una situazione nella vostra relazione o che voi diventiate rigidi e prendiate posizione per quello che riguarda una situazione. Però ecco, datemi un'altra carta per la temperanza al contrario, per piacere. Abbiamo il 3 di bastoni, che è la carta che è uscita qui a inizio lettura. C'è bisogno di andare verso la prosperità e verso l'espansione. Allora, qui è un po' come se sentissi di dirvi, fate un viaggio, organizzate un progetto, qualche cosa che possa che possa farvi ritrovare un po' di soddisfazione personale, un po' di equilibrio personale. La carta della temperanza è molto collegata con tutto quello che sono le doti artistiche, quindi suonare, dipingere, ballare, creare, magari proprio con la creta. Sono tutti lavori artistici, appunto. Per qualcuno potrebbe essere d'aiuto iniziare quel tipo di percorso lì. Va bene, andiamo a vedere un'ultima carta da parte delle fatine, vediamo che consiglio vi danno.
per questo periodo. Ascolto. Interessante. Ascoltarsi con il cuore, non solo con le orecchie. Ascoltare vuol dire anche se stessi, quindi prendersi il tempo di capire che cosa sento, che cosa provo, perché sto così, cosa mi fa star bene, cosa mi fa star male. E se si tratta degli altri, si tratta di aspettare che l'altra persona finisca di formulare la frase, insomma, e ascoltare quello che ha da dire dal cuore, fondamentalmente. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!